vista l'importanza dell'evento, mi sembrava doveroso fare un video un po' diverso dal solito, un po' più importante, con delle birre importanti, e appunto, visto che questa settimana ricorre il quinto compleanno di Skol, di questo canale, perché il 21 giugno 2018 caricavo il primo video, appunto, su questo canale, video che non vi linko perché mi vergogno moltissimo dell'aspetto tutto molto approssimativo di quei primi video, ma che era di una Double IPA. All'epoca pensai che così una birra modaiola come le Double IPA potessero aiutare a, insomma, lanciare il canale. Fatto sta che appunto la mia idea originale era di cercare una birra che fosse del 2018, e quindi sono andato su Orval, perché magari avete già visto anche su Instagram, qualche giorno fa ho fatto un breve video in cui ho sistemato le bottiglie di Orval, e tengo una bottiglia di ogni anno, anche più di una, da diversi anni. Del 2018 però purtroppo ho una sola bottiglia, mentre per altre annate ce le ho doppie o triple, e quindi ho detto, ho cambiato un po' questa idea, e quindi ho preso tre diverse bottiglie con tre diverse annate, bottiglie che avevo ovviamente in più copie, per fare quindi una degustazione verticale. Innanzitutto, per definire quello che è una degustazione verticale, intendiamo una degustazione di stessa birra ma annate diverse, a differenza per esempio delle degustazioni orizzontali, dove si può avere o una birra di quella stessa annata ma con per esempio maturazioni diverse. Esempio, faccio un Imperial Stout e la metto in botti di Lafroig, botti di Grappa, botti di Bourbon per esempio, e quindi poi assaggio, quindi orizzontalmente, come sono evolute queste tre birre, o che magari hanno un ingrediente differente ma la base resta la stessa. Per esempio una luppolata con mix diversi di luppoli ma la stessa base maltata. In questo caso però è verticale perché appunto la birra è la stessa ma ha diversi anni. In particolare la prima, questa qui sulla destra, è imbottigliata a fine febbraio 23, quindi è davvero pochissimi mesi, molto giovane. Questa birra è del 2021 e questa è del 2019. Perché ho scelto Orval? Allora, due parole in croce. C'è già un video di Orval appunto, ma è un po' vecchiotto, quindi mi sembrava corretto riprendere un pochino. Orval è un'abbazia trappista. L'abbazia è fondata nel 1132, ma non fa birra fino al 1932, quindi per 800 anni Orval non ha fatto birra. La leggenda, e sottolineo leggenda, non ci sono tanti documenti che attestano questa cosa, ma la leggenda narra del fatto che sia stata fondata in quella zona perché Matilda di Canossa, vedova del duco Goffredo del Gobbo di Anversa, Matilda di Canossa era toscana ma appunto sposa appunto questo nobile delle Fiandre, mentre si trova lì appunto vedova, perde la fede nuziale e la perde a quanto pare in questa fonte d'acqua che si trovava dove oggi sorge l'abbazia. Si mette quindi a pregare per cercare di recuperare questo prezioso anello, e quindi Dio, che ovviamente non ha in quel momento niente di meglio da fare che restituire un gioiello a un ricco nobile. Probabilmente in quel momento Matilda era la nobile tra le più ricche e potenti di tutta Europa, ma appunto si sa che a Dio piacciono molto le persone ricche e potenti, e quindi attraverso l'intercessione di un pesce, in particolare una trota, sottolineo trota perché nel video precedente a un certo punto, ahimè, dico carpa, e non mancano i commenti che mi fanno notare in tono perentorio che invece si trattava di una trota, ed effettivamente guardando il logo come poteva non essere, cioè come ho fatto io stupidamente a sbagliarmi e definirla una carpa. Fatto sta che appunto l'intercessione di Dio attraverso questo pesce fa sì che questa trota riporti la fede nuziale a Matilda, che allora definisce questa zona, questa valle con questo corso d'acqua, una valle d'oro, da cui Orval, e da lì viene fondata questa abbazia. Leggevo comunque online che non ci sono prove della storicità di questa leggenda, ci sono alcune fonti che però indicano che probabilmente l'abbazia è stata fondata sì in quel periodo da monaci benedettini di origine calabrese, che qui però hanno trovato una cappella di origine merovingia costruita circa un secolo prima e hanno poi trasformata in abbazia. Una nota interessante è che negli anni 50 il birrificio viene ristrutturato e vengono modificate le vasche di fermentazione dove appunto fermenta questa birra.
Quest'opera viene supervisionata da un chimico e agronomo, Jean de Clercq. Segnatevi questo nome perché tornerà fra probabilmente 3-4 puntate per un'altra mega puntatona che sto preparando su tutta la storia, sempre di un birrificio belga, dove appunto tornerà sempre Jean de Clercq come protagonista. Fatto sta che le cronache dicono, e qua io cito letteralmente dalla pagina internet, che la birra, dopo una profonda pulizia delle vasche di fermentazione, perde il suo carattere tipico. L'ipotesi quindi che è stata fatta successivamente e in particolare negli anni 80 e 90 è che probabilmente in quelle vasche ci fossero delle infezioni da lieviti selvaggi, motivo per cui appunto dagli anni 90 Orval viene rifermentata con Brettanomyces. Per concludere con la storia dell'abbazia, ci sono stati diversi eventi molto tragici che hanno in parte distrutto e poi è stata ricostruita più volte questa parte dell'abbazia. In particolare i bombardamenti della seconda guerra mondiale hanno distrutto gran parte di quella che era l'abbazia storica. Magari vi metto qui qualche foto che ho fatto quando sono andato a visitare Orval, e quindi poi è stata ricostruita dopo la seconda guerra mondiale appunto in fianco a quella che era la sede originale. La sede originale si può visitare, è molto suggestiva perché appunto ci sono queste zone di abbazia senza tetto, davvero molto molto suggestiva, dove ormai la natura, l'erba, la vegetazione cresce all'interno di quella che era un tempo una chiesa, e in fianco invece c'è appunto l'abbazia vera e propria, che però non si può visitare dai laici. Ma dicevo che è appunto particolare Orval perché di base potrebbe essere inquadrata secondo me come Belgian Pale Ale, ha una piccola dose di malti caramel, ma per il resto appunto è secondo me una Belgian Pale Ale a tutti gli effetti. Molto moderna secondo me, soprattutto considerando che si tratta di una birra trappista, perché fa due cose che appunto io lego a pratiche moderne di produzione, ossia il dry hopping, cioè viene messo il luppolo a freddo, varietà europee, il sito dice Styrian, Saaz e Hallertauer, quindi appunto varietà europee, mitteleuropee continentali, e viene rifermentata con Brettanomyces. Quindi una volta che la birra è fermentata e imbottigliata, inoculato Brettanomyces e zucchero, e appunto rifermentata in questo modo. Brettanomyces è un lievito che rientra nella categoria dei lieviti selvaggi, famoso soprattutto se vi piacciono lambic e birre acide, perché è legato appunto sia alla produzione, in particolari condizioni con ossigeno eccetera, di anche acidi organici, sia alla produzione di tutto un bouquet olfattivo che rientra nel cosiddetto mondo dei descrittori funky o wild. Ma caratteristica di Brettanomyces è anche il metabolismo estremamente più lento rispetto a Saccharomyces, in particolare Saccharomyces cerevisiae, perché qui stiamo parlando di alta fermentazione. E arriviamo al punto fondamentale, cioè perché Orval è interessante fare una verticale con Orval, perché è una birra che, avendo questo metabolismo lento, evolve nel tempo per tutta una serie di motivi, perché il forte amaro cala negli anni, perché il metabolismo di Brettanomyces prende il sopravvento via via che passano il tempo, e quindi appunto può avere senso secondo me valutarne l'evoluzione temporale. Ultima cosa secondo me importante da dire prima di aprire queste bottiglie è la nomenclatura, perché Orval viene spesso, cioè il termine Orval di solito si intende un Orval che abbia un anno o più, mentre soprattutto in Belgio troverete, o anche in molti locali italiani, vedete proprio che soprattutto i locali ambasciatori Orval, cioè che fanno certi volumi di Orval e hanno la targhetta che li certifica, spesso vedete indicato anche con prezzi diversi la Young Orval, Orval Young, che si intende un Orval, come in questo caso, che ha meno di un anno. Sull'Orval vedete che c'è la data di imbottigliamento, questa è 20 febbraio 23, quindi questa è tecnicamente Young, sto registrando a inizio giugno per intenderci. Queste due invece hanno più di un anno e vengono genericamente chiamate Orval. C'è anche una terza definizione che è la Orval Vert, che però è una versione di Orval, o anche Petit Orval, la piccola Orval, che si può bere però solo a Lange Gardien, che è il locale che c'è poco distante, cioè praticamente di fronte all'abbazia. Solo lì potete bere questa Orval verde, che è una versione meno alcolica, un po' la Pater's Beer, per avere un riferimento sempre trappista, delle Orval, cioè quella birra che può essere bevuta tutti i giorni dai monaci perché ha un grado alcolico più contenuto. Grado alcolico che fino al 2013 era di 3,5 gradi, mentre dal 2013 in poi sale a ben 4,2 gradi. Essa è una birra estremamente beverina,
ricorda tantissimo un Orval giovane, quindi con la parte wild quasi inesistente, e ricordo che di averne bevute credo 3 forse quando sono andato in visita, perché davvero è molto molto buona e molto rinfrescante, facile da bere. Ok, ho parlato già tanto, ho qui i 3 bicchieri già pronti, già lavati. Piccola differenza, questo bicchiere è un bicchiere più vecchio che avevo e spero si veda in video, ha queste scanalature un po' meno marcate rispetto a questi 2 bicchieri che sono più giovani e ho comprato più recentemente. Ma fatto sta che avevo questi appunto in casa nella mia collezione e quindi utilizzerò questi per bere le birre, e apriamole finalmente. Parto dalla più vecchia, 2019. Non verso il fondo, come specifica bene il sito di Orval. Ecco, già la prima cosa che si può notare è i bicchieri sono entrambi lavati con acqua fredda, bagnati per cercare di contenere la schiuma. Li ho lasciati in verticale per praticità, ma già l'Orval più giovane ha fatto molta più schiuma, quindi probabilmente la carbonazione me l'aspetto più alta. La sto tenendo in orizzontale per cercare di non muovere il fondo, ma fare ancora un rabbocco al bicchiere, vediamo cosa riesco a versare. Ma qui la schiuma è sicuramente più abbondante, e non solo perché è l'ultima che ho versato, perché qua si è già smontata. Partirei quindi dalle differenze visive che mi sembrano già interessanti. Ovviamente una schiuma maggiore, e ora qui spero si riesca a vedere col telecamera, ma il colore, se queste due sono su un ambrato molto carico, questa qua arriva quasi al bruno. Sì, anche qua direi che siamo più o meno su quella stessa tipologia di colore. Questa qui più giovane è leggermente più chiara. Sì, è una differenza minima, però comunque un pochino mi sembra leggermente più chiara. Ok, direi di passare quindi all'analisi olfattiva. Le faccio tutte, poi dopo cerco un po' di tirare somme, perché sennò il video inizia a essere davvero troppo lungo. Cerco di tirare un po' le somme dopo le varie annusate che ho dato e l'idea che mi sono fatto. Partendo da quella più giovane, la grossa differenza rispetto alle altre è il luppolo. Qua si sente si sente abbastanza bene il luppolo, e si sente cioè è chiaramente lo Styrian Goldings, è uno dei luppoli che mi capita più spesso di annusare e di usare anche in produzioni casalingo-brassicole, quindi è un luppolo che mi piace, e mi sembra che sia esattamente quello, che è un mix erbaceo con questo spunto un po' di agrume che risulta secondo me abbastanza caratteristico. E qui in effetti si sente, questo naso è così, è un po' erbaceo, c'è un po' di agrume, non ci sono, se non sì lontanissimo, leggerissimi sentori wild che fanno pensare un po' al cuoio, ma proprio perché lo so e ci penso, mi sforzo di cercarli. Qua diciamo che la parte più selvaggia, più funky non c'è invece un buon naso luppolato, quasi da saison per certi versi, no? Con questo naso sì, luppolato, erbaceo, leggermente agrumato e abbastanza intenso. Nella Orval invece del 2021, quindi Orval di 3 anni, no, qui la parte selvaggia si sente, ed è, non dico da lambic, non arriviamo a quei livelli di intensità, ma c'è già un pochino di parte selvaggia. La parte di luppolo non si sente più praticamente, c'è questo spunto forse leggermente formaggioso che potrebbe essere associato al luppolo, ma non saprei. E però c'è proprio il descrittore, quello che gli inglesi chiamano barnyard, cioè da cortile, che ritorna nelle birre wild. Ma la cosa davvero pazzesca, che è super interessante, che spostandoci alla birra più vecchia, 2019, quindi 4 anni,
abbiamo già scavallato la parte wild, perché qui c'è ancora Stio che è una parte leggermente wild, ma c'è tutto un mondo di frutta che va dalla pesca all'ananas, frutta tropicale, che mi ha davvero spiazzato e che ricondurrei per forza ai Brettanomyces, perché non saprei dove altro andare a pescare questi descrittori, ma che sono, non dico pari per intensità, ma sì, poco ci manca a tutta la parte wild. È proprio interessante di come, non lo so, mi viene l'immagine di una gaussiana, cioè dove qui aumenta la parte selvaggia in questa qui del 21 e poi superato e arrivato alla birra del 2019, saltano fuori questi aromi fruttati di pesca, secondo me a un certo punto sentivo l'ananas proprio, che dico, non so da dove arrivano. E passiamo al gusto. Mi sono portato qui anche un bicchiere d'acqua per cercare di ripulire un po' il palato tra una bevuta e l'altra, ma le assaggerei ancora nello stesso ordine. Per quanto riguarda il gusto, qui ci sono forse un po' meno differenze tra la 2023, questa qui che è un paio di mesi, e la 2021, e invece cambia molto la 2019. E infatti se appunto la 23, questa qui molto giovane, ha tanto delle caratteristiche tipiche della Orval, a me ricorda davvero una saison bella luppolata, molto attenuata, molto frizzante. C'è un piccolo spunto acido, sì, ma rientra nei binari dell'acido appunto delle saison e delle farmhouse, diciamo. Quindi tutto molto contenuto, c'è questa acidità, ma potrebbe essere anche un'acidità, non so, da cereali come quella che c'è in birra con il frumento, insomma è tutto molto delicato, cosa che invece non è delicata la parte invece del luppolo, che si sente questo bel finale amaro, un erbaceo spinto molto molto buona. Qui già compaiono le note acide ed è un acido non così importante, soprattutto dopo aver assaggiato la 19 dove l'acidità è molto spinta, e è ahimè qui in questo caso un acido che copre un po' altre cose, perché poi in bocca non resta molto, c'è un finale amaro lungo, ma non c'è solo questo amaro e un po' spento, non è secondo me particolarmente interessante, o comunque non ha questo bel luppolato che torna anche nel naso che c'è nella 19, e l'acido è leggero, accennato sì, ma incomincia insomma a sentirsi. Arriviamo a quella del 2019 dove invece l'acidità incomincia a essere davvero importante, e qui è come se ci spostassimo quasi in direzioni Haut Bruin o quella cosa lì, perché l'acido è importante, l'amaro è diminuito ancora, incomincia a sentirsi un po' secondo me anche dei malti caramello, che probabilmente hanno una persistenza maggiore rispetto al lupolo, ovviamente, che si è già andato perso già a questa altezza. È appunto interessante che in fondo, dopo tutta la parte di appunto sentori un pochino wild, c'è un po' di anche astringenza, un po' di legno forse, non resta nel retroolfato, nel retrogusto il luppolo, resta secondo me qualcosa legato ai malti, perché adesso mi è venuto su uno spunto quasi di frutti rossi, non lo so, quei frutti rossi che io associo ai malti scuri. E quindi, che dire, è interessantissima questa evoluzione, ed è bellissimo vedere come appunto il lievito possa condizionare così tanto con il suo metabolismo lungo e con l'evoluzione naturalmente di tutti gli ingredienti, nel senso che la perdita di densità aromatica del luppolo non è un'esclusiva delle birre brettate, è proprio dovuta alla materia prima, al luppolo, che ovviamente ha queste caratteristiche. Se dovessi dire quale preferisco, non vi nascondo, a me piace sempre molto giovane Orval, quindi mi piace molto di più questa, dove c'è questo luppolo fresco molto intenso e tanto saison, bella secca, molto frizzante, insomma a me piace questo tipo di birra, ma ciò non significa che non si possano apprezzare altre birre. A questo punto mi chiedo, chissà le birre molto vecchie che ho un Orval del 2009, forse 2008, la prima che ho iniziato, cioè che ho nella collezione, probabilmente avrà un acido ancora più spinto, e ecco, interessante che viene fuori questo caramello che nelle altre mancava, perché appunto trova man mano spazio l'ossidazione dei malti ambrati. Che dire, spero ci sia occasione per fare altre degustazioni di questo tipo. A dire il vero avevo in piano, ma andiamo al prossimo inverno, perché ho già lì pronte per un video 3 triple e 4 quadruple per fare un orizzontale, che ovviamente non potrò fare da solo, ma dovrò chiedere l'aiuto di qualche collega. Ma appunto queste secondo me
adesso che arriva l'estate è meglio lasciarle lì per la prossima stagione fredda. E quindi prendo questa perché è la più vicina, quindi la Orval Skull.